Rieccoci con un nuovo video, come appunto potete notare dall'inquadratura. Quest'oggi, ebbene sì, abbiamo bisogno di più spazio sul tavolo di stesa proprio perché appunto, come avrete sicuramente già capito, quest'oggi affronteremo la stesa con il metodo delle 13 carte, ossia il Palazzo degli Dei e ovviamente i Romantic Tarot. E di che cosa appunto ci andremo ad occupare? Come avrete appunto letto dal titolo, della vostra estate da un punto di vista sentimentale. Di conseguenza cercheremo di capire appunto come procederà la vostra estate, quindi i prossimi giorni, prossime settimane ed eventualmente appunto anche i prossimi mesi da un punto di vista sentimentale in vari ambiti per quanto riguarda aiuti da parte del destino, quindi percorso karmico piuttosto che novità, sorprese, ostacoli, il vostro stesso ambito professionale o ambito familiare, le vostre amicizie. Cerchiamo di capire come il vostro comportamento può in qualche modo andare appunto ad influenzare determinate situazioni sentimentali, amorose che siete andati sino ad ora appunto a vivere, che andrete a vivere. E ovviamente daremo uno sguardo importante sul futuro e anche sul passato per cercare di capire se c'è magari qualcuno dal passato che può essere tuttora importante anche in particolar modo nel futuro. D'accordo? Di conseguenza, appunto, estate 2024, il vostro percorso sentimentale. Io appunto realizzo questo video un po' in ritardo, diciamo, rispetto all'inizio della vera e propria estate, che appunto è stato il 21 di giugno, però obiettivamente comunque come tempistiche, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche identificate proprio da questa tipologia di stesa, è molto importante appunto comunque analizzare i prossimi mesi, quindi in particolar modo il mese di luglio, il mese di agosto e ovviamente anche eventualmente il mese di settembre e successivi, a seconda, voi sapete, comunque ragazzi, del valore della carta estratta, perché voi sapete che ogni singolo arcano ha ovviamente delle tempistiche proprie ben precise, tra l'altro, e ben identificate. D'accordo? Dunque, io posso appunto iniziare a mescolare il mazzo e dunque appunto per il principio di sincronicità, per chiunque voglia sapere qualcosa della propria estate, facendo anche un po' il punto della situazione, diciamo, rispetto al vostro passato e ovviamente al vostro presente. Vogliamo dunque cercare di capire come procederanno da un punto di vista sentimentale i prossimi giorni, le prossime settimane e ovviamente anche i prossimi mesi, a prescindere, ragazzi, ovviamente, ragazze, che voi siate o meno impegnati in una storia più o meno ufficiale, ma anche clandestina. Voi sapete che io per ogni singola posizione, ogni singola carta do sempre tutte le variabili del caso, quindi comunque sarete compresi ovviamente nella descrizione della carta. Ormai chi mi segue da tempo lo sa. Dunque, mescoliamo il mazzo per il principio di sincronicità. Prossimi giorni, prossime settimane e anche prossimi mesi, perché no? Estivi. Perfetto.
Perfetto. Allontaniamo, ragazzi, dal tavolo di stesa il mazzo, ovviamente solo momentaneamente, ma per fare più spazio possibile, anche perché appunto il Palazzo degli Dei, come avrete notato, richiede appunto un ampio spazio, in particolar modo anche la possibilità che voi vediate ovviamente molto bene tutte le carte, le singole carte estratte, d'accordo, con proprio il passaggio, il percorso della vita sentimentale di ciascuno. Iniziamo da una carta importante, quindi questa posizione che identifica appunto il passato, ossia appunto il passato più lontano, quindi gli scorsi mesi, le scorse settimane. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 6 di spade, un po' di freddezza, Allora, il 6 di spade, vedete, guardate, parla di questa coppia che, sì, d'accordo, è molto vicina, c'è uno scambio di sguardi, quindi sicuramente di bella complicità, però come potete notare lui cerca di in qualche modo toccare, sfiorare, stringere la mano di lei, ma obiettivamente lei è impegnata a fare altro, quindi comunque in questo caso a suonare il pianoforte e non si mostra ritrosa, però obiettivamente non sembra avere un atteggiamento particolarmente caloroso nei confronti di lui. Difatti lei non cerca in qualche modo di ricambiare, diciamo, questo contatto. La carta del 6 di spade dunque ci parla sicuramente di situazioni che voi potreste avere o non avere ufficiali, vi ripeto, quindi nel caso in cui voi siate impegnate in una storia, in una conoscenza, in una relazione con una persona impegnata, quindi una storia clandestina, il rapporto tra voi e questa persona in qualche modo procede, d'accordo, però obiettivamente procede ad alti e bassi, più bassi che alti, quindi situazioni sicuramente non particolarmente piacevoli, situazioni da eventualmente rivedere e che non vi hanno mai del tutto soddisfatto, perché il 6 di spade parla comunque di un'insoddisfazione latente, serpeggiante, cioè comunque nonostante voi possiate essere impegnate appunto in una storia, vi ripeto, più o meno ufficiale, sicuramente non vi ha mai dato molto, soprattutto se era una storia nascosta, d'accordo? Nel caso in cui voi, per esempio, siate invece in coppia in maniera direi piuttosto ufficiale, il 6 di spade ci parla di un rapporto di coppia in realtà particolarmente difficile e obiettivamente appunto anch'esso contraddistinto da alti e bassi, ma ovviamente situazioni sicuramente particolarmente appunto difficili da vivere, proprio perché evidentemente qui con il 6 di spade manca il sentimento e anche molto spesso l'attrazione fisica. Cioè voi non siete attratte dalla persona che avete al vostro fianco o comunque non provate più gli stessi sentimenti, quindi qui qualcosa sta venendo meno. Nel caso in cui voi non siate impegnate in una storia comunque ufficiale o nel caso in cui comunque voi non abbiate nemmeno una storia clandestina, quindi voi siate single e appunto lo siate state negli scorsi mesi e settimane, qui nessuno obiettivamente è riuscito in qualche modo a realizzare i vostri sogni d'amore, nessuno vi ha fatto innamorare perdutamente o comunque non c'è stata una storia effettivamente, diciamo, particolarmente ed in maniera eclatante coinvolgente. Quindi il 6 di spade appunto parla di freddezza, cioè situazioni che obiettivamente dentro non vi hanno lasciato molto, d'accordo? Quindi il 6 di spade rappresenta proprio il volersi, vedete, allontanare da situazioni o comunque non lasciarsi troppo coinvolgere da situazioni che vi hanno deluso o dalle quali state, diciamo, cercando di allontanarvi. Il 6 di spade può parlare proprio di allontanamento, quindi negli scorsi mesi potreste esservi allontanate non solo sentimentalmente ma anche proprio a livello appunto fattuale da una persona. Quindi potreste aver lasciato per esempio la persona con la quale avete un rapporto clandestino, oppure potreste appunto aver lasciato
o allontanato il vostro compagno ufficiale, piuttosto che in qualche modo altre frequentazioni. Cioè qui nessuno è riuscito a soddisfare i vostri bisogni e le vostre necessità, cioè siete profondamente deluse dall'ambiente che vi circonda, d'accordo? Quindi qui c'è qualcosa che obiettivamente vi ha particolarmente deluso. E ovviamente la carta che precede il 6 di spade è il 5 di spade, che rappresenta i conflitti. Quindi voi potreste esservi proprio allontanate da situazioni conflittuali perché siete e siete state stanche di star male, di soffrire, di essere deluse. D'accordo? Quindi è come se negli scorsi mesi il vostro cuore avesse avuto proprio bisogno di coccole e quindi comunque di un momento tutto per voi di introspezione necessario per potersi guardare dentro, capire come eventualmente andare avanti e soprattutto chi allontanare. Cioè in passato vi siete effettivamente poste dei forti dubbi sulle persone che avete conosciuto, che avevate al vostro fianco. Ragazzi, le spade parlano anche ovviamente di menzogne, quindi potreste aver scoperto delle bugie da parte appunto di persone che stavate frequentando o anche, ahimè, proprio del vostro compagno ufficiale, bugie che vi hanno fatto male, che hanno portato ovviamente a litigi e discussioni date dal 5 di spade e quindi al vostro desiderio, bisogno proprio fisico di appunto allontanarsi da queste situazioni. Vediamo in questa posizione il passato più recente, quindi scorsi giorni, al massimo scorse settimane. Qui abbiamo il 5 di coppe, la rivalità. Allora, vedete, qui abbiamo appunto tutte queste donne, 2 donne in particolare, che stanno litigando, diciamo così, per appunto avere l'attenzione di quest'unico uomo. Quindi qui sicuramente nel caso in cui voi abbiate avuto un compagno, abbiate tuttora un compagno ufficiale, vi ha dato particolarmente noia o fastidio la presenza di una terza persona, cioè siete state gelose in particolar modo di una persona. Oppure il vostro compagno è stato geloso di una persona che evidentemente si è avvicinata troppo a voi. Nel caso in cui voi abbiate avuto o abbiate tuttora una storia clandestina, la figura della compagna ufficiale sta iniziando a darvi molto fastidio. Oppure, obiettivamente, a lui dà molto fastidio ed era particolarmente o è particolarmente geloso della vostra libertà, nel caso in cui lui si è impegnato, voi single, perché teme che qualcuno possa ovviamente portarvi via da lui. Nel caso in cui appunto voi siate invece siate single, il 5 di coppe parla di persone che in realtà potevano essere impegnate, ma anche semplicemente non necessariamente sposate con figli, semplicemente impegnate, magari stavano frequentando già un'altra persona e nell'incontrare voi vi hanno mentito, cioè vi hanno giurato e spergiurato di essere single, invece non lo erano. Cioè il 5 di coppe parla sempre di un elemento in più che si inserisce creando problematiche nell'ambito di una storia o comunque di una situazione di 4 di coppe, quindi di stabilità. Dunque potreste essere in qualche modo state illuse e anche ovviamente successivamente deluse da promesse che non sono state mantenute, sia, vi ripeto, dal vostro compagno, sia da un eventuale, diciamo, uomo che state frequentando in segreto, sia da altre varie frequentazioni che potreste aver avuto. Cioè obiettivamente qui questo 6 di spade, quindi questa freddezza è giustificata, perché il 5 di coppe parla di personaggi poco seri, dediti all'infedeltà, dediti al tradimento, vi ripeto, persone che potrebbero avervi negato l'essere invece stati impegnati, o siete state corteggiate da persone impegnate, che voi sapevate essere impegnate, ma che obiettivamente erano particolarmente e moralmente, direi, in difetto, a cui non importava di, tra virgolette, usarvi come, diciamo, passatempo rispetto al, diciamo, matrimonio piuttosto che fidanzamento ufficiale, d'accordo? Quindi obiettivamente avete conosciuto persone molto furbe,
ma anche persone, vi ripeto, con un'etica e una moralità molto bassa, persone spregiudicate, 5 di coppe, interessate solo all'aspetto materiale del rapporto, quindi volevano consumare, d'accordo? Quindi comunque persone di scarso valore emotivo e morale. Dunque, vediamo in questa posizione il presente ad oggi, se c'è qualcuno di positivo che è interessato a voi. C'è, allora, qui abbiamo un bellissimo cavaliere di coppe, caspita. Allora, cavaliere di coppe parla ovviamente di un ritorno, perché i cavalieri ci parlano sicuramente di persone che viaggiano nel tempo e nello spazio. Quindi sicuramente voi potreste avere ad oggi, o ovviamente ragazzi il presente non si intende il presente tout court, ma sicuramente anche eventualmente un futuro ovviamente a breve termine, quindi entro pochi giorni, comunque entro poche settimane. Qui c'è proprio il ritorno di una persona del passato, oppure una persona ex novo, quindi che voi non conoscete, e che obiettivamente tende a spostarsi nello spazio, cioè viaggia molto, o che per raggiungervi dovrà effettuare un viaggio notevole però, quindi non si sta parlando di abitare da un quartiere all'altro di distanza, qui si sta parlando di un viaggio di una certa consistenza. Può anche trattarsi di una persona che abita in una città lontana rispetto per esempio a voi, non necessariamente in un altro emisfero, però chiaramente è una persona che non abita proprio dietro l'angolo. D'accordo? Quindi qui c'è del movimento, o un movimento nel tempo o un movimento nello spazio. Quindi o è una persona che vi ritorna o è una persona che deve viaggiare o che viaggia molto. Evidentemente anche per lavoro o anche per studio, perché no? Perché tra l'altro il cavaliere comunque è una persona giovane, cioè grosso modo i cavalieri si attestano tra i 30 e 35 anni, grosso modo, e i 40-45 anni ragazzi però proprio come massimo, quindi comunque sono persone molto giovani e che dunque si sposta parecchio. È chiaro che nel caso in cui sia un ritorno, è un ritorno molto bello, perché parliamo di un cavaliere di coppe, quindi una persona che a breve vi scriverà e vi scriverà portandovi ovviamente le proprie scuse, perché generalmente il cavaliere di coppe parla di richiesta di perdono. Quindi qui c'è proprio qualcuno che deve chiedervi scusa, che vuole chiedervi perdono. È chiaro che sarà a voi poi accettare il perdono di questa persona, ragazzi, commisurando sempre con ciò che vi ha fatto questa persona, d'accordo? È chiaro è che qui abbiamo un cavaliere di coppe, quindi una persona che ha dei sentimenti nei vostri confronti, quindi non parliamo solo di emozioni, qui parliamo proprio di sentimenti, quindi una persona che prova amore per voi e che deve chiedervi perdono. Difficilmente il cavaliere di coppe parla del compagno ufficiale, quindi nel caso in cui voi siate impegnate in una storia ufficiale, appunto, questo non è il vostro compagno, bensì è appunto qualcuno del vostro passato che torna, magari torna alla carica, perché magari ha capito che siete importanti, perché no? Oppure è una persona che non necessariamente dovete aver frequentato a lungo, può essere anche stata una semplice frequentazione magari di breve durata, un flirt, però comunque persona che ad oggi vi ripensa e a cui voi piacete particolarmente. Per quanto riguarda, diciamo, l'aiuto astrologico per l'identificazione di questo cavaliere, è un segno d'acqua, quindi potrebbe appartenere o al segno del Cancro, Pesci o Scorpione, oppure potrebbe averne l'ascendente, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi 3 segni zodiacali nei pianeti principali strategici che appunto strutturano la personalità di un individuo, cioè la Luna e ovviamente Venere per quanto riguarda le relazioni sentimentali, le emozioni, il come l'individuo vive le emozioni, Marte come vive l'erotismo, la passione, la propria energia, la combattività, il coraggio, la determinazione,
e Mercurio per quanto riguarda le comunicazioni, quindi come la persona si relaziona in società o comunque con gli altri, quindi comunicazioni, magari anche viaggi e spostamenti, perché Mercurio si rifà anche ai viaggi appunto e agli spostamenti. Quindi in questi pianeti potrebbe avere proprio segni d'acqua, cioè vi faccio un esempio, potrebbe avere una carta astrale ricca, per esempio del segno del Cancro, piuttosto che Pesci, o anche ovviamente avere per esempio la Venere in Pesci, Mercurio in Cancro, ascendente in Cancro piuttosto che in Scorpione. D'accordo? Quindi è una persona che torna per rivolervi, per chiedervi perdono, per volervi incontrare, perché il Cavaliere parla di incontro. Quindi è una persona che viene verso di voi, potrebbe raggiungervi, ovviamente potrebbe sicuramente portarvi primariamente notizie, per poi ovviamente cercare un incontro, perché il Cavaliere parla proprio di incontro fisico, quindi questa persona vuole vedervi e vuole sentirvi. Questa è sicuramente una persona a cui voi mancate molto, perché il Cavaliere di Coppe sa essere molto romantico. Il Cavaliere di Coppe è una persona molto dolce, una persona molto tenera, è una persona che sa amare tanto, però un cavaliere non è un re, quindi non è una persona del tutto matura. È una persona che vi rivuole, che torna perché vi rivuole, perché vi desidera fisicamente e perché prova amore per voi, perché il Cavaliere di Coppe è l'innamorato, però non è una persona che in questo momento, cioè nel momento in cui tornerà, potrà darvi, diciamo, proprio esattamente al 100% tutta quella stabilità che voi potreste voler chiedere, perché vi ripeto, non è un re, è un cavaliere. D'accordo? Nel caso in cui non sia un ritorno, ma sia una persona nuova, ha le stesse caratteristiche di cui vi ho parlato sino ad ora, conoscerete questa persona entro breve tempo, perché vi ripeto, parliamo di coppe, quindi al massimo qualche giorno, qualche settimana. Questa è una persona con la quale ci sarà un colpo di fulmine, cioè una persona bella esteticamente, perché parliamo di coppe, quindi una persona che vi piacerà e a cui voi ovviamente piacerete. Quindi è una persona che si farà avanti ovviamente con una proposta, con un invito, con qualcosa sicuramente di romantico. Ed è una persona che crede nell'amore, perché il Cavaliere di Coppe è il classico idealista che per amore è capace di far follie. Vi porterà, vi ripeto, notizie, comunicazioni in arrivo, sono già imminenti, spostamenti, potrebbe proporvi appunto un incontro, magari anche un weekend insieme. Ovviamente sarà una sorpresa l'arrivo di questa persona o comunque il conoscere questa persona o il ritorno di questa persona, perché il Cavaliere parla comunque di sorprese, quindi una telefonata, un SMS, un invito, qualcosa di molto bello ma inaspettato. Quindi qui c'è il ritorno o la ripresa di un rapporto, d'accordo? Quindi sicuramente qui c'è una persona molto innamorata, ragazzi, è comunque una persona che prova del sentimento, che ritorna, o comunque una persona nuova che voi andrete a conoscere che si immediatamente invaghirà di voi. Quindi qui sarà un vero e proprio colpo di fulmine. Nel caso in cui ovviamente sia una persona nuova, di solito il Cavaliere di Coppa è single o comunque potrebbe avere delle frequentazioni ma nulla di particolarmente ufficiale, comunque qualcosa in cui lui si senta del tutto libero. Vediamo in questa posizione il vostro comportamento. Allora, e qui abbiamo la carta dell'eremita. Allora, ci sta con questo 6 di spade e poi con questo 5 di coppe. Allora, l'eremita, guardate, questa persona matura, così saggia, così appunto anche morigerata nell'atteggiamento e sicuramente anche nella gestualità, una persona che sta cercando di fare luce per guardare ovviamente dove? All'interno di questo cassetto oscuro che ovviamente metaforicamente rappresenta la propria interiorità. Cioè questa persona rappresenta qualcuno che si guarda dentro, ve l'ho detto ragazzi con il 6 di spade.
Non riguarda però a questo punto più solo il passato, ma riguarda il presente e, vi ripeto, anche il futuro, anche perché la carta dell'eremita è una carta estremamente, veramente molto molto lenta, e assieme alla temperanza e alla carta della giustizia sono i 3 arcani maggiori che hanno le tempistiche più lunghe, addirittura l'eremita raggiunge anche l'anno, Quindi sicuramente entro i prossimi mesi, oltre ovviamente l'estate, qui c'è un grande lavoro che l'eremita dovrà compiere, cioè guardarsi dentro. L'eremita deve capire, illuminato metaforicamente proprio dalla luce della ragione e ovviamente della razio, che cosa davvero deve portare avanti, cosa deve tagliare, cosa deve eliminare, come farlo, con quali tempistiche e supportato da quali motivazioni. L'eremita si guarda dentro perché deve capire in realtà che cosa lui stesso provi. L'eremita vuole capire cosa gli altri provano, se si può fidare delle persone attorno a sé, se c'è qualcuno pronto a ingannarlo, che potrebbe eventualmente ingannarlo. L'eremita deve capire, quindi l'eremita ci va piano, con i piedi di piombo. A passo lento, sì, non vorrete più accelerare le cose. Nonostante questo cavaliere possa essere arrivato a arrivare o tornare con grande velocità, perché i cavalieri parlano di ampio movimento, quindi molto veloce, voi rallenterete la situazione. Direte no, un attimo, soprattutto se è una persona del passato. Vorrete cercare di capire come stanno realmente le cose, che cosa c'è del comportamento di questa persona che non vi torna, perché c'è ancora evidentemente qualcosa di cui voi non vi fidate in riferimento a questa persona di cui non vi fiderete, anche e soprattutto nel caso in cui sia una persona nuova, ci sarà qualcosa che vi sfuggirà e che non vi piacerà. Dunque cercherete di capire, senza mettere alla prova, ma cercherete di capire che cosa appunto potrebbe accadere nel caso in cui voi facciate una scelta definitiva. Perché l'eremita è stanco di percorrere vie inutili, impercorribili. L'eremita vuole ricominciare a vivere e lo vuole fare ovviamente con intelligenza. Voi dunque riuscirete a recuperare il vostro, benessere, perché l'equilibrio ovviamente è tipico dell'eremita, un equilibrio interiore che darà anche pace al vostro corpo, alla vostra anima, al vostro spirito, ma parla di, vi ripeto, relazioni tenute a bada sotto la lente della ragione. Cioè non vi lascerete più trasportare dall'eros e dall'emozione, dal sentimento. Saprete mettere tutto questo da parte, perché per voi sarà assolutamente necessario riuscire prima a capire come, dove, quando. Cioè l'eremita vuole prendere i contorni della situazione, non vuole lasciarsi sfuggire nulla, l'eremita. E questo lavoro andrà avanti per lungo tempo, quindi evidentemente voi avrete un atteggiamento molto molto maturo. Non vi lancerete più in situazioni strane, ambigue, insoddisfacenti. Farete le scelte giuste e le scelte dell'eremita sono un per sempre, proprio perché ponderate ovviamente per lungo tempo. Vediamo a questo punto in queste due posizioni, quindi sono carte generalmente che si scoprono assieme, gli ostacoli effettivi. Vediamo un po'. Qui abbiamo il 2 di denari, la scelta, e qui abbiamo il 7 di bastoni sulla diffidenza, ecco appunto. Allora, vi ripeto e ribadisco che sicuramente voi agirete in maniera particolarmente guardinga. Vi ripeto ragazzi, giustamente, perché soprattutto partendo da questo 5 di coppe, qui di furbetti ne avete conosciuti parecchi. Allora, voi sicuramente siete o sarete bloccati in una situazione di stand-by, voluto anche e soprattutto da voi. Cioè voi, ve l'ho detto ragazzi, ecco l'eremita,
vorrete proprio prendervi del tempo. 2 di denari in accezione negativa, quindi come ostacolo. 2 denari in accezione positiva riguarda ovviamente la scelta, in accezione negativa la non scelta. Quindi ci sarà un po' di indecisione e un'analisi effettivamente al capello di tutto ciò che vi circonda e ovviamente di tutte le persone che vi circondano. Guardate, questa ragazzina sta in qualche modo allontanandosi rispetto a questo giovane che cerca di darle un bacio sulla guancia, cioè lei sembra essere ritrosa. Guardate, stessa situazione del 6 di spade. Quindi obiettivamente voi non accetterete immediatamente di buon grado il corteggiamento da parte di una o più persone, eventualmente anche di questo cavaliere, perché non vi fidate più di determinate situazioni che dal vostro punto di vista potrebbero non portare a delle situazioni per voi proficue. Cioè il 2 di denari parla della necessità di operare delle scelte in modo da non compiere appunto scelte affrettate, da non avere problemi in futuro. Voi capirete che ci sono delle situazioni che potrebbero portarvi a dei pericoli futuri, quindi non avete nessuna intenzione di sprecare più tempo o comunque di cadere in errore. Dunque vorrete fare le cose con sicuramente attenzione, con intelligenza e con discrezione e ponderazione. Cioè effettivamente vi ribadisco il fatto che voi sarete 7 di bastoni molto diffidenti circa, vedete, il riabbracciare eventualmente una persona del passato o iniziare qualcosa di nuovo. Cioè sicuramente tenderete a temporeggiare, non a bloccare perché non è una torre, ma sicuramente tenderete in qualche modo a temporeggiare. Termine giusto è proprio temporeggiare, cioè prenderete tempo per riuscire a capire chi avete davanti a voi. Perché prima di appunto lasciarsi andare definitivamente o ad una nuova storia o comunque al ritorno di questo cavaliere, quindi a ritornare con una persona del passato, vorrete capire bene. Quindi potreste far trascorrere anche diverso tempo prima di lasciarvi andare ad una nuova situazione. Perché i bastoni accelerano, però ovviamente i pentacoli rallentano, soprattutto in accezione negativa. Quindi ci sono delle situazioni che in qualche modo richiedono dal vostro punto di vista una grande attenzione. Quindi vi ripeto, momenti di indecisione e ovviamente la necessità anche di difendersi da eventuali rivali o nemici. 7 di bastoni molto spesso in mazzi ovviamente più tradizionali è rappresentato da un individuo, uomo o donna, comunque solitamente è un uomo che si difende, un guerriero appunto, che si difende da altri guerrieri pronti ad attaccarlo. Non lo stanno attaccando, ma sono pronti a farlo. Quindi lui ovviamente in qualche modo cerca di preparare la giusta difesa. Ecco, quindi voi sarete molto sulle difensive. Perché vi ripeto, non vi fidate di determinate situazioni, in particolare del ritorno eventualmente ed evidentemente di questa persona, ma anche della conoscenza di altre persone, perché il 2 di denari parla dell'arrivo di notizie o comunque conoscenze che vi potrebbero creare anche imbarazzo, sì, delle ottime sorprese, ma generalmente imbarazzo, comunque titubanza. Cioè, vi ripeto, vi fiderete proprio poco o del ritorno di questa persona o di altre conoscenze, perché questa volta ovviamente volete tutelare voi stessi e soprattutto tutelare voi stessi da eventualmente altri rivali, cioè non volete più incappare negli stessi errori del passato di cui vi parlavo col 5 di coppe, cioè scoprire poi successivamente che queste persone erano impegnate o comunque non permettere più a una terza persona di inserirsi in un vostro rapporto. Nel caso in cui la persona, per esempio, che possa tornare sia una persona con la quale avevate una storia segreta, quindi clandestina, cercherete di far capire a questa persona che questa situazione di triangolazione non vi sta più bene. O comunque cercherete di riflettere con voi stessi circa la necessità eventualmente di prendere una decisione definitiva, perché comunque queste situazioni vi stanno dando fastidio. Vediamo in questa posizione che cosa voi vorreste, sogni ma anche paure. E qui abbiamo la carta del diavolo. Allora, voi avete assolutamente bisogno di eros, di passione,
avete bisogno di vivere qualcosa di vero, qualcosa di tangibile, qualcosa che si possa toccare con mano, che vi faccia godere tremendamente. Avete bisogno di qualcosa che, diciamo, possa portarvi via, anche strapparvi da una quotidianità che possa essere anche pesante. Avete voglia proprio di sentire di nuovo il corpo, in qualche modo anche godere di fronte semplicemente al vedere, a incontrare, ad abbracciare la persona che vi piace, o comunque avete voglia che qualcuno faccia di nuovo battere il vostro cuore. La carta del Diavolo parla sicuramente della piacevolezza, parla dell'attrazione, parla sicuramente di tutte quelle energie, diciamo, che potremmo definire energie carnali, che sono ovviamente presenti in ciascuno di noi e che purtroppo a volte vengono castrate da situazioni appunto di vita quotidiana che impediscono di vivere poco la sessualità e anche ovviamente i piaceri dell'eros. Ecco, voi volete e vorrete soprattutto in futuro riprendere, diciamo, attenzione al vostro corpo e al piacere, perché siete stanchi di questa freddezza di cui vi parlavo con il 6 di spade. Allora, la carta del Diavolo parla comunque del rischio, cioè potreste comunque essere impegnate in situazioni particolarmente adrenaliniche, ma per esempio da vivere in maniera nascosta, perché appunto il Diavolo parla anche dell'essere impegnati in situazioni nascoste, però gestite ovviamente con la carta dell'eremita, cioè con grande attenzione, prudenza, senza lasciarsi più trasportare dalle emozioni, ma vivendole, diciamo, unicamente come dei momenti di Eros alle stelle, per poi non farsi ovviamente troppe illusioni, perché vedete che queste due carte sono in netto contrasto e contrapposizione anche per quanto riguarda appunto la stesa, d'accordo? Voi sapete che le carte ovviamente, ragazzi, non vengono stese a caso, c'è una predisposizione ben precisa, per cui vanno ovviamente analizzate anche a seconda delle loro posizioni rispetto alle altre carte. In questo caso il Diavolo è ovviamente in opposizione alla carta dell'eremita, quindi sareste anche disposte a vivere delle situazioni, per carità, nascoste, ma che diano in particolar modo grande attenzione alla passione, per ovviamente non dare più spazio alle illusioni, al romanticismo e al sentimentalismo. Però avete obiettivamente qui bisogno di rivivere i piaceri del corpo, questo sicuramente, perché questa freddezza vi sta veramente stancando e a sua volta vi sta togliendo energia, d'accordo? Vediamo in questa posizione il consiglio degli arcani, cioè che cosa dovreste fare e che invece obiettivamente non fate. E qui abbiamo la carta del mondo. Dovreste sicuramente viaggiare di più nel caso in cui voi ovviamente possiate, e soprattutto anche nel caso in cui per esempio voi non possiate andare in ferie piuttosto che spostarvi particolarmente dal vostro luogo di residenza, però comunque cercare di cambiare il mondo, quindi in qualche modo iniziare una nuova ciclicità della vostra esistenza, cambiando appunto luoghi di frequentazione piuttosto che abitudini. Cioè, per esempio, nel caso in cui voi frequentiate da anni ormai la stessa palestra, vi viene consigliato ad esempio di cambiare palestra. Nel caso in cui voi usciate con le amiche e andiate sempre nello stesso locale, cambiate locale. Nel caso in cui voi siate abitudinari, quindi per esempio facciate le vacanze sempre nello stesso luogo, nello stesso lido, mare, montagna, per abitudine, ecco, dovreste cercare di cambiare queste abitudini andando in vacanza da altre parti. Quindi cercando di aprire i vostri orizzonti, perché appunto il mondo parla proprio di ciclicità che va a chiudere delle situazioni del passato per iniziare qualcosa di nuovo. Ovviamente questa è anche una situazione metaforica che può riguardare anche appunto delle frequentazioni del passato che invece andrebbero obiettivamente chiuse per iniziare qualcosa di nuovo o riniziare qualcosa di nuovo, ad esempio con questo cavaliere, però ex novo, quindi partendo da basi totalmente diverse. Quindi
Ragazzi, la carta del mondo è l'ultimo arcano maggiore, quindi rappresenta la fine del percorso del bagatto, percorso di maturità, di saggezza, di illuminazione, d'accordo? Dunque, ovviamente anche a seguito di questo eremita, che è una carta fondamentale, ragazzi, negli arcani, quindi una carta di riflessione che porta a cambiamenti esistenziali radicali, cioè qui non parliamo della morte o della torre, che possono riguardare, diciamo, comunque dei cambiamenti importanti, ma diciamo a breve termine. L'eremita parla proprio di una nuova esistenza, d'accordo? E vi viene oltremodo consigliato dalla carta del mondo, cioè si tratta proprio di cambiare pelle, cioè di ripartire da zero. Qui c'è qualcosa che bisogna togliere, eliminare dal passato. Vi ripeto, luoghi, anche amicizie magari, perché no, piuttosto che abitudini, ambienti, d'accordo? Quindi situazioni del passato che vi hanno in qualche modo bloccato in appunto situazioni non propriamente positive, d'accordo? Quindi situazioni stagnanti che non vi hanno dato niente, vi hanno causato questa freddezza, vi hanno fatto conoscere persone sbagliate con questo 5 di coppe e in qualche modo vi stanno facendo comprendere che ciò di cui voi avete bisogno è questo diavolo, cioè riprendere il fuoco della passione. D'accordo? Vediamo in questa posizione appunto l'ambiente professionale, cioè il vostro ambiente professionale, come possa in qualche modo aiutarvi da un punto di vista sentimentale. Allora, e qui abbiamo la carta delle stelle. Allora, ottimo. La carta delle stelle o della stella è una carta molto bella perché parla di sogni realizzati. Quindi il vostro posto di lavoro, o comunque nel caso in cui voi frequentiate altri luoghi di lavoro di altre persone, d'accordo? Saranno assolutamente proficui per incontrare la persona giusta o le persone giuste. Le stelle e la carta delle stelle appunto parla di più frequentazioni, quindi di più persone che potrebbero farvi vivere delle appunto frequentazioni molto belle, che potrebbero portare anche una sorta di guarigione interiore importante, perché la carta delle stelle parla proprio di guarigione, una sensazione di maggior energia, voi inizierete a sentirvi più energici, anche più belli esteticamente, inizierete ad apprezzare molto di più anche la vostra stessa quotidianità, a sentirvi bene, a sentirvi più forti, vi ripeto, e questa situazione sicuramente vi porterà grande beneficio da tanti punti di vista, perché la carta delle stelle, vi ripeto, parla di tante conoscenze, proprio appunto quante sono le stelle, quindi obiettivamente diverse conoscenze che non diventeranno necessariamente ovviamente una grande storia d'amore, ma sicuramente delle conoscenze molto piacevoli anche da un punto di vista sentimentale ed erotico, perché la carta delle stelle parla sicuramente, vedete, di contatto, parla di un toccarsi, di un abbracciarsi, di appunto un raggiungere le stelle proprio da un punto di vista sentimentale. Le stelle parlano di fama, di notorietà, quindi potreste o conoscere persone famose, quindi VIP, piuttosto che politici, scrittori, artisti di fama mondiale, internazionale, perché no, o nazionale, comunque persone in vista da un punto di vista appunto sociale, oppure persone che obiettivamente ammireranno a loro volta la vostra fama, cioè voi acquisirete molta attenzione da parte dell'ambiente esterno, cioè avrete obiettivamente tutti i riflettori puntati su di voi. Questo vi darà ovviamente molta fama, appunto riconoscenza da parte delle persone e dell'ambiente che vi circonda, e questo sicuramente attirerà anche comunque chi saprà amarvi. D'accordo? Quindi la carta delle stelle è una carta molto bella perché parla proprio di sogni che vanno a realizzarsi. Quindi sicuramente voi andrete a vivere un periodo molto bello e ovviamente anche molto positivo. Per quanto riguarda le tempistiche, diciamo che le tempistiche della carta delle stelle sono tempistiche medio-lunghe,
quindi rappresentano sicuramente delle conoscenze che voi andrete a fare, vi ripeto, grazie al vostro ambito professionale, grosso modo entro i prossimi 2-3 mesi al massimo. Ovviamente la carta delle stelle parla anche del segno zodiacale, in particolar modo della Vergine, in seconda battuta del Toro e dell'Acquario, quindi in prima battuta del segno della Vergine, per cui grosso modo appunto entro i prossimi 2-3 mesi, quindi grosso modo il mese di settembre. Persone che potrebbero appunto appartenere a questi 3 segni, quindi prevalentemente Vergine, Toro, ma anche Acquario, o averne l'ascendente o avere un tema natale ricco di questi 3 segni nei pianeti principali che strutturano la personalità. Dunque, vi ripeto, l'ambito professionale sarà assolutamente ben disposto. È chiaro che la carta delle stelle parla di comunicazione, parla di etere, dunque di chat, cioè voi avrete tante comunicazioni con determinate persone che potrebbero per esempio iniziare a seguirvi anche sui social, per esempio colleghi o persone che potreste conoscere grazie alla vostra o alla loro professione, che inizieranno per esempio a seguirvi anche sui social. Quindi si approfondirà la conoscenza che diventerà quotidiana. Quindi sicuramente qui ci sono delle nuove conoscenze fondate molto sull'attrazione, sulla bellezza fisica, sull'abbracciarsi, sulla passione. Quindi sicuramente entro i prossimi 2 mesi, 2 o 3 mesi al massimo, qui ci sono delle ottime novità, d'accordo? Che andranno sicuramente ad allietare la vostra vita. Quindi l'ambito professionale, ragazzi, particolarmente benefico. Vediamo in questa posizione invece il vostro ambiente familiare. Allora, qui abbiamo il 6 di denari. Allora, la carta del 6 di denari parla di un atteggiamento da parte vostra sicuramente di grande generosità, cioè voi andrete a dedicare molto tempo ad aiutare parenti, amici stretti però, quindi amici che frequentano la vostra casa. Vi occuperete di questioni anche appunto denari economico-finanziarie che includeranno appunto l'aiuto nei confronti di, per esempio, elementi della vostra famiglia più deboli, cioè potreste andare ad aiutare genitori, anziani, piuttosto che fratelli o sorelle o anche nipoti, perché no? Quindi c'è molto equilibrio in ambito familiare, se denari parla proprio di equilibrio, ma di questioni finanziarie in particolar modo da gestire. Quindi, per esempio, la compravendita di un immobile o di un terreno, piuttosto che appunto il ricevere una parte di eredità, non qualcosa di particolarmente eclatante, perché parliamo del 6 di denari, però comunque di, diciamo, entrate di denaro che vi permetteranno eventualmente poi di reinvestirlo. Quindi, obiettivamente, l'ambiente familiare desterà la vostra attenzione, non preoccupazione, attenzione per quanto riguarda maggiormente l'aspetto economico-finanziario. Quindi è chiaro che in questo caso avrete ovviamente tempo e dovrete dedicare tempo anche, vi ripeto, a questioni economico-finanziarie, positive però, quindi che vi porteranno sicuramente a delle ottime notizie, anche ad un discreto successo. Vi ripeto, non si sta parlando di ricchezza che piove dal cielo, perché il 6 di denari parla comunque di piccole entrate, ma comunque di qualcosa di importante. Parla di generosità, quindi voi potreste essere generose ovviamente nei confronti di altre persone o potreste ricevere a vostra volta la generosità da parte di altre persone. Cioè qualche familiare potrebbe aiutarvi da un punto di vista economico-finanziario. Cioè in qualche modo potreste ricevere per esempio un prestito oppure un aiuto proprio pratico, fattuale, materiale da parte appunto di un parente. Quindi qui sicuramente ci sono delle ottime notizie che comporteranno sicuramente un certo movimento di denaro. Il 6 di denari però ovviamente non parla di sentimenti, cioè non parla in qualche modo di situazioni che riguardano per esempio amici presentati da parenti o da fratelli e sorelle.
Il 6 di denari parla di un ambiente familiare che vi distrarrà a volte dalla vostra ricerca dell'anima gemella per potervi impegnare in situazioni che però saranno economicamente parlando proficue. Quindi non abbiamo un ambiente familiare che vi ostacolerà, ma in qualche modo vi impegnerà su altri discorsi, però non andrà ad ostacolarvi. D'accordo? Perché comunque il 6 di denari parla di soddisfazioni, cioè anche l'occuparvi di questioni economico-finanziarie comunque vi farà piacere. Quindi qui non abbiamo una famiglia che ostacola, e questo è già un dato direi molto positivo. Vediamo in questa terzultima posizione che cosa vi accadrà ovviamente nel futuro, ragazzi, più immediato, quindi sicuramente entro le prossime settimane, entro i prossimi giorni. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo la carta degli amanti. Allora, ragazzi, la carta degli amanti viene, diciamo, erroneamente definita come la carta dell'amore. In realtà, la definizione più corretta della carta degli amanti è la scelta d'amore. Cioè, voi vi troverete a dover obiettivamente scegliere se continuare o meno una storia, quindi nel caso in cui voi siate impegnate con una persona ufficialmente, quindi abbiate un compagno, andrete a decidere se appunto lasciare o meno questa persona, oppure in qualche modo andrete a scegliere e decidere se per esempio rifrequentare questo cavaliere di coppe, oppure se appunto iniziare o meno una conoscenza, un rapporto con una di queste persone identificate dalla carta delle stelle. Qui c'è sicuramente una scelta, quindi qualcuno che ci guadagna e qualcuno che perde, perché la carta ovviamente degli amanti rappresenta un bivio, quindi due strade, una verrà da voi percorsa, l'altra no. Quindi potreste trovarvi a dover decidere se appunto iniziare un rapporto con una persona nuova oppure rimanere single e ovviamente cercare in futuro qualcosa di meglio. Quindi potreste andare a chiudere un rapporto con una persona con la quale avete iniziato per esempio una frequentazione o inizierete una frequentazione. Nel caso in cui voi abbiate un compagno, sarete di fronte alla scelta, ve lo dicevo con l'eremita, sono scelte epocali effettivamente, che voi andrete a fare e deciderete se continuare il rapporto con questo compagno oppure chiudere definitivamente, perché potrebbe anche essere inclusa una chiusura. Oppure se ridare spazio appunto a questo cavaliere oppure no. Quindi sicuramente la carta degli amanti parla di un bivio, quindi voi vi troverete di fronte alla necessità di scegliere tra una persona e un'altra, oppure se lasciare o meno una persona, se accettare o meno il ritorno di una persona, oppure tra il continuare la vostra vita da single aspettando qualcosa di meglio. D'accordo? Quindi rappresenta, diciamo, una chiusura ed una eventuale riapertura o apertura ex novo. Quindi rappresenta una scelta, lo scegliere se intraprendere o meno qualcosa o se chiudere o meno qualcosa. La carta degli amanti rappresentano quindi una scelta che spesso non è necessariamente indolore, ma che è comunque necessaria per poter iniziare qualcosa di nuovo, per poter iniziare per esempio una nuova vita, perché ve lo dicevo con la carta del mondo, ragazzi, voi avete bisogno in qualche modo di ricominciare ex novo, di cambiare pelle per poter appunto vivere un'esistenza completamente diversa, spogliandovi proprio come vuole la carta dell'eremita di personaggi, frequentazioni, situazioni che vengono trascinate e che però obiettivamente non vi portano a nulla. Di conseguenza qui c'è proprio la carta degli amanti, d'accordo? Quindi qualcosa che ovviamente non verrà scelto, quindi verrà allontanato, e qualcosa invece che porterà sicuramente ad una nascita o rinascita, a seconda poi della vostra scelta, d'accordo? Quindi voi supererete il bivio, cioè non c'è più una situazione di stagnazione, però è ovvio che è una scelta che non necessariamente deve essere indolore. Potrebbe, vi ripeto, come vi dicevo col 2 di denari e il 7 di bastoni,
portarvi magari ad un momento di dubbio e di indecisione, che però poi verrà ovviamente risolta sicuramente decidendo di agire in maniera completamente diversa. Quindi presentandovi anche in maniera diversa a livello proprio di comportamenti nei confronti per esempio di questa persona che vi torna dal passato, che quasi non vi riconoscerà perché troverà in voi una persona cambiata e che sta cambiando e che cambierà, quindi non sarete più disposti ad accettare situazioni malsane, anche nonostante questa situazione possa comunque portarvi a del dispiacere, perché sicuramente, evidentemente, non rinuncerete a questa persona a cuor leggero. Vi farà male, evidentemente, dover allontanare questa persona o, per esempio, lasciare il vostro compagno, ma evidentemente capirete che sicuramente qui la situazione deve ovviamente arrivare ad una risoluzione. Può arrivare ad una risoluzione solo ed effettivamente prendendo una saggia decisione, che è tipico appunto della carta degli amanti, d'accordo? Tra l'altro, vi ripeto, è una carta direi piuttosto immediata, quindi entro sicuramente il prossimo mese qui ci sarà veramente effettivamente la possibilità di scegliere, vi ripeto, o tra due persone o se continuare o meno il rapporto con il vostro compagno o con una persona che state in qualche modo frequentando, per esempio in un rapporto clandestino, oppure se riaccettare questa persona che torna dal passato. D'accordo? Quindi qui verrete messi di fronte ovviamente ad un bivio importante, ma farete una scelta perché gli amanti rappresentano la scelta, cioè non è l'essere di fronte al bivio e non riuscire a farla questa scelta, qui ci sarà proprio una vera e propria presa di posizione da parte vostra. Vediamo in questa posizione invece eventuali aiuti da parte del karma e ovviamente da parte del destino. Che bello! Allora, qui abbiamo un bel fante, anche se di spade è particolarmente furbetto, però obiettivamente è un personaggio interessato. Il fante di spade rappresenta appunto un individuo piuttosto giovane, quindi grosso modo i fanti non raggiungono i 30-35 anni al massimo di età, quindi una persona che, vedete, osserva tutto quello che voi fate e lo fa ovviamente di nascosto e in silenzio, proprio perché questa è una persona che tende ad osservare piuttosto che a muoversi. In ovviamente, ragazzi, mazzi più tradizionali, la carta appunto del fante di spade rappresenta appunto un individuo che potrebbe svolgere la professione di hacker, quindi sicuramente una persona molto abile nel, appunto, vedete, cogliere informazioni anche particolarmente private appunto e intime, perché questo è un ambiente casalingo domestico. Ecco appunto informazioni importanti che riguardano la vostra vita. Quindi attenzione a account falsi sui vari social, persone che vi hanno ultimamente magari chiesto o richiesto per esempio l'amicizia, perché potrebbe proprio nascondersi questo fante, quindi una persona interessata a voi, una persona molto giovane che però non osa, diciamo, agire in maniera concreta e per il momento preferisce aspettare, quindi piuttosto prendere informazioni di voi per poi agire. Però questa è una persona molto furba e molto attenta, che quindi cercherà in tutti i modi di arrivare a voi, perché il suo obiettivo è il conquistare voi, cioè ragazzi questa persona vi vuole, questo è fuori di dubbio, però è una persona che agisce in maniera, vi ripeto, poco trasparente e soprattutto tende ad osservare molto di più voi, quindi le vostre mosse, piuttosto che obiettivamente agire in spontaneità. Cioè non è una persona molto trasparente, è una persona che agisce in base anche eventualmente a specchio rispetto a delle vostre reazioni o dei vostri comportamenti. Quindi o anche evidentemente rispetto a quello che riesce a captare di voi. Quindi obiettivamente è una persona sì interessata, ma ovviamente ci va con i piedi di piombo. Voi direte anche lui esattamente come me. Certo, sicuramente sì, proprio perché è la carta del gendarme, cioè una persona molto diffidente che tende a controllare gli altri perché ha paura di soffrire.
Quindi potrebbe essere una persona che o arriva da una storia obiettivamente chiusa, molto dolorosa, oppure è una persona che proprio per natura, per temperamento caratteriale, non si fida degli altri. Quindi è una persona che tende ovviamente ad osservare tanto. Certo è che però rallenta un po' le cose, perché tra i quattro fanti è ovviamente l'unico fermo ed è chiaramente quello che agisce con tempistiche più lente, straordinariamente lente anche rispetto per esempio al fante di denari. Di conseguenza è chiaro che questa è una persona che difficilmente si farà avanti in maniera eclatante, però vi sta tenendo d'occhio perché è una persona molto interessata. Per quanto riguarda i segni zodiacali, potrebbe appunto appartenere ad un segno d'aria, quindi gemelli, acquario, bilancia, o averne l'ascendente, o avere appunto un tema natale ricco di questi tre segni nei pianeti principali che strutturano la personalità, come vi ho detto sino ad ora diverse volte, cioè appunto Venere, Luna, Marte e appunto Mercurio. Cioè vi faccio un esempio, potrebbe avere Marte e Mercurio in acquario e ascendente in gemelli, è un esempio, quindi una forte compresenza d'aria. Quindi è una persona, vi ripeto, molto attenta e che potrebbe anche svolgere come professione, appunto, realmente quella del gendarme, cioè potrebbe appartenere alle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, quindi indossa una divisa. Oppure potrebbe essere per esempio un medico, piuttosto che un giovane avvocato, piuttosto che un capoturno, qualcuno che indossa una divisa, riconoscibile ovviamente per lavoro, quindi non è per esempio un libero professionista o un artigiano, d'accordo? Per capirci, per intenderci, una persona che indossa una divisa, persona a cui voi piacete tantissimo e che obiettivamente però per il momento sta cercando semplicemente di prendere delle informazioni, perché diffida molto di voi, però intende scrivervi, perché il fante rappresenta comunque il pensiero e, vi ripeto, il farsi avanti. Attenzione però al modo che questa persona potrebbe utilizzare per contattarvi, perché potrebbe non dirvi che è lui, per esempio tramite account falsi, o potrebbe nascondere i suoi veri intenti, cioè potrebbe essere una persona che finge, per esempio, di contattarvi per un determinato motivo, ma in realtà il vero motivo, quindi la vera motivazione che sta a contattarvi, potrebbe essere invece un interesse proprio non solo sentimentale, ma anche erotico, perché parliamo di spade che assieme ai bastoni rappresentano l'elemento fallico. Potrebbe essere un vostro collega, sì, assolutamente sì, ve lo dicevo che il vostro ambiente di lavoro è ovviamente decisamente proficuo con la carta delle stelle. Potrebbe essere, per esempio, vi ripeto, un collega che finge di contattarvi per in qualche modo, per esempio, una nuova progettualità assieme, in realtà l'obiettivo è stare con voi e quindi riuscire a trascorrere più tempo con voi per poter in qualche modo approfondire la vostra conoscenza. Quindi non sarà sempre necessariamente una persona onesta e sincera, potrebbe essere invece una persona che nasconde appunto i propri reali sentimenti. Quindi è comunque una persona interessata, anche se, vi ripeto, essendo di spade, utilizza mezzi non proprio, diciamo, leciti, puliti e trasparenti. D'accordo? Quindi anche lui potrebbe prendere tempo, un po' come state facendo obiettivamente voi, d'accordo? Quindi questo è sicuramente un regalo, tra virgolette, ovviamente del karma, comunque una persona importante che ovviamente vi verrà fatta conoscere da parte del destino, rapporto che poi sicuramente voi andrete comunque ad approfondire, ma che, vi ripeto, inizierà lentamente e con una certa diffidenza da parte del giovane. D'accordo? Vediamo in ultima posizione appunto il futuro ovviamente più distante rispetto appunto a questa estate. Vediamo un po' il vostro futuro ovviamente sentimentale. Allora ragazzi, qui abbiamo il 6 di coppe. Allora, la carta del 6 di coppe ci parla di nuovo del ritorno. Allora, il 6 di coppe è proprio la carta del ritorno, Quindi, qui vi vado a ribadire che entro ovviamente al massimo, vi ripeto, qualche settimana, qualche mese, ma anche prima, sicuramente qui ritorna qualcuno del passato. È un passato che ritorna per essere ovviamente rivisto. Quindi è un passato che necessiterà
una presa di posizione, una scelta. Guardate, il sesto arcano maggiore, quindi ovviamente gli amanti, e il 6 di coppe. A livello numerologico, le carte di grado 6 rappresentano proprio le scelte, il bivio verso una nuova evoluzione, le carte appunto di grado settimo. Quindi è chiaro che in questo caso c'è qualcuno del vostro passato che ritorna, sia nel caso in cui voi abbiate una storia clandestina, sia nel caso in cui voi abbiate un compagno ufficiale, c'è qualcuno del vostro passato che ritorna. Parliamo di nuovo di coppe, quindi potrebbe appartenere, appunto, come vi ho già detto con il cavaliere di coppe, ad un segno d'acqua, quindi cancro, pesci e scorpione, oppure averne l'ascendente o avere il tema natale ricco di segni d'acqua nei pianeti principali. Potrebbe avere per esempio la Luna e la Venere in pesci. È chiaro che in questo caso la carta del 6 di coppe parla di un ritorno, di una riappacificazione, ma anche di una relativa scelta di riappacificazione. Cioè qui c'è in qualche modo da prendere o eventualmente una nuova strada o ripercorrere la strada del passato, però cambiando il tutto, quindi ripartendo da zero ex novo. Il 6 di coppe, ragazzi, parla di un passato che torna perché karmicamente deve ancora darvi qualcosa. Quindi questa è una stesa che in qualche modo voleva indagare su novità che ci saranno, ve l'ho detto con la carta delle stelle, ma in realtà continua a far notare, a sottolineare il passato che torna, già dall'inizio. Quindi ci sono evidentemente ancora delle situazioni del passato che evidentemente non avete ancora ben sviscerato e che dovrete andare ovviamente ancora a riprendere. Perché è un passato che deve essere in qualche modo ancora rivisto, rivisitato, su cui si deve ancora riflettere. Il 6 di coppe parla di comunicazioni, parla di messaggi, parla di sorprese che vi verranno appunto fatte da una persona del passato in maniera piacevole, amichevole, 6 di coppe, portandovi appunto la coppa, vedete, del perdono. Quindi è una persona che vi chiederà scusa, ve lo dicevo sin dall'inizio, e vi chiederà scusa perché? Perché ha la necessità evidentemente di farsi perdonare delle mancanze importanti che questa persona evidentemente ha fatto subire e sentire a voi. Il 6 di coppe parla proprio della necessità di ristabilire un contatto. Quindi questa persona vuole di nuovo e rivuole di nuovo il contatto con voi. Quindi soprattutto in questo mazzo, vedete, la carta del 6 di coppe rappresenta un amore che ha dimenticato qualcosa dietro di sé e che prima o poi torna sui suoi passi, vedete, per riprenderselo. Parla della nostalgia. Quindi qui c'è una persona che ovviamente vuole ritornare da voi per poter riprendere le fila del vostro rapporto, perché voi gli mancate. Vi ripeto, qui si parla di nostalgia, si parla di una persona innamorata, si parla di una persona che non vuole stare senza di voi e non riesce a stare senza di voi. Il 6 di coppe è una carta di equilibrio. Questa persona sentiva che solo stando con voi stava bene, si sentiva in equilibrio. E dunque è una persona che non vuole indugiare. Soprattutto in ambito affettivo è una persona che sente la necessità di fare una scelta, quindi anche lui è di fronte a una scelta e sceglierà di tornare da voi, nonostante una certa magari esitazione, una certa confusione, dei dubbi, ma questa persona sa che nonostante il vostro rapporto sia finito, il sentimento c'è, arde ancora sotto la cenere.
D'accordo? Quindi sicuramente qui c'è il ritorno di qualcuno del passato. Il ritorno di questa persona potrebbe portarvi a delle decisioni importanti da prendere, a delle riflessioni, l'eremita, ad andarci coi piedi di piombo, comunque ad analizzare bene la situazione, 2 di denari, 7 di bastoni, soprattutto nel caso in cui ci sia una rivale, perché il 6 di coppe parla anche di scelte che potrebbe dover fare l'altra persona. La carta che precede il 6 di coppe è il 5 di coppe. Ecco, il 5 di coppe del passato. Quindi una persona che potrebbe avervi nascosto una compagna ufficiale o che potrebbe aver avuto una compagna ufficiale. Quindi una persona che desidera tornare da voi, sapendo però di dover scegliere a questo punto tra voi la compagna ufficiale o comunque di dover prima o poi effettuare una scelta. D'accordo? Sa che deve abbandonare delle cattive abitudini del passato. Quindi abitudini ormai logore, ormai stantie, che non facevano bene né a lui né a voi né al vostro rapporto. Questa persona non vuole trovarsi di fronte agli stessi errori compiuti in passato. Vuole rinnovare il suo futuro e lo vuole fare ripartendo da voi. Quindi qui potrebbe esserci proprio di mezzo un'altra presenza, una terza presenza, una sorta di rivale che potrebbe appunto in qualche modo dover essere messa alla porta, perché qui c'è proprio la scelta, Quindi o voi vi troverete di fronte alla scelta, se appunto scegliere una persona piuttosto che l'altra, come vi dicevo appunto con la carta degli amanti, qui mi viene praticamente ripetuto lo stesso concetto, quindi è molto specifica questa stesa, quindi qui ci sono scelte che voi dovrete andare a compiere, quindi o dovrete scegliere tra il continuare o meno il rapporto con il vostro compagno oppure appunto il lasciarlo, o riaccettare questa persona del passato oppure in qualche modo chiuderla definitivamente, oppure andrete appunto a scegliere tra il continuare la vostra vita da single aspettando la persona giusta oppure un'altra persona che potrebbe corteggiarvi, una persona piacevole. Nel caso in cui voi abbiate avuto una storia clandestina finita, per esempio, questa persona potrebbe proprio voler tornare da voi parlandovi di un'intenzionalità chiara di chiudere però questa volta il rapporto con la compagna. Quindi la scelta potrebbe riguardare anche l'altra persona. D'accordo? Il 6 di coppe si rifà ai giorni che vanno dal 21 al 27 di settembre. Quindi ragazzi, obiettivamente, proprio entro fine estate, inizio autunno, qui ci sarà una scelta importante. Se avete notato un po' in tutta la stesa, grosso modo, ricorrono questi 2 o 3 mesi di tempo nella realizzazione degli eventi. Quindi vi viene di nuovo ribadita come ultima carta. Quindi qui ci sarà proprio un percorso molto importante, già denominato ovviamente dalla carta dell'eremita, che vedete è alla base ovviamente della stesa, del palazzo degli dei, e che poi man mano porterà ad una maggior presa di coscienza, ad una vera e propria scelta. Ma qui c'è un passato che ritorna, c'è ancora qualcosa del vostro passato da rivedere. Sicuramente il ritorno di questa persona è un 6 di coppe, quindi ci saranno comunque comunicazioni molto positive. Cioè a voi farà piacere risentire questa persona e rivedere questa persona, questo sicuramente. Ma ci sono delle problematiche del passato che voi non vorrete giustamente più andare a vivere, ma neanche l'altra persona. Quindi obiettivamente ritornerà sì per chiedervi scusa, ma ovviamente tornerà per riprendersi quello che appunto aveva in passato, quindi riprendere voi. Quindi questa è una persona determinata che vuole una riconciliazione, perché è una persona che vi rimpiange, perché il 6 di coppe parla anche di rimorsi, di rimpianti, di scelte sbagliate fatte in passato che vanno riviste nel futuro e quindi anche nel presente. D'accordo? Quindi questa è sicuramente una persona che, vi ripeto, tornerà e tornerà per rivolervi. E vi ripeto, sicuramente è una persona che ha una forte presenza d'acqua, dei segni di acqua
nella propria carta astrale o comunque nei pianeti, diciamo, strategici che appunto vanno a condizionare proprio e a strutturare la nostra personalità. Perché obiettivamente è una persona molto romantica che tende a ripensare al passato, tipico dei segni d'acqua, soprattutto del Cancro, che tende molto a ritornare ovviamente con il pensiero nel passato. D'accordo? Quindi qui una stesa che parla sì di novità, assolutamente sì, in ambito professionale nei prossimi 2 o 3 mesi, carta delle stelle, ma parla innanzitutto ovviamente di un ritorno. Questo cavaliere di coppe già ci preannunciava il ritorno, scelte fondamentali che voi dovrete andare a fare, scelta finale che potrebbe appunto riguardare non solo voi ma anche l'altra persona, e ovviamente interessante tenere d'occhio questo fante di spade che ovviamente rappresenta una persona molto interessata a voi che ovviamente vi sta tenendo d'occhio. Vi ripeto, una persona molto giovane, una persona comunque molto interessata a voi, che potrebbe proprio essere legata al vostro ambiente professionale, e una persona che ovviamente entro i prossimi 2 o 3 mesi cercherà sicuramente di sbloccare questa situazione stagnante, quindi non vuole rimanere sempre nell'ombra, sta semplicemente prendendo tempo in questo momento per ovviamente riuscire a in qualche modo trarre le informazioni necessarie e giuste, d'accordo? Però in questo caso qui si parla soprattutto del ritorno di una persona dal passato che nostalgicamente effettivamente ha proprio voglia di risentirvi e rivedervi. In particolar modo, vi ripeto, energie molto forti, come vi dicevo con il 6 di coppe, ovviamente entro fine estate o comunque grosso modo entro i prossimi 2 o 3 mesi, d'accordo? Di conseguenza questa è una stesa molto profonda, è una stesa che ovviamente parla di un percorso, il vostro, il percorso dell'eremita, che deve guardarsi dentro e anche ovviamente cercare di capire, di scegliere tra appunto ciò che ha e ciò che invece potrebbe ovviamente avere, in riferimento anche e soprattutto ad un vero e proprio ritorno di una persona del passato. D'accordo? Di conseguenza, ragazzi, come dico sempre, mi raccomando, ovviamente date priorità in questa scelta che andrete a fare alla vostra felicità e alla vostra vita. Ricordate sempre, ragazzi, che non c'è nulla di più prezioso della vostra vita e della vostra felicità. Quindi impariamo tutti a dare spazio a noi stessi, alla gioia del cuore, perché anche noi, tutti noi, abbiamo diritto alla felicità. Ricordatelo sempre. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, tenete duro e ovviamente a presto.